Lei è la signora Ersilia? Sì? Lasci stare un momento, aspetti un momento. Senta, lei viene qui a prendere l'acqua quante volte al giorno? 6 e 7 viaggi al giorno. È molto distante dalla casa? Ma saranno... Ma già so dire quanto. Pressappoco. 30 metri. No, che 30 metri, ne avremmo fatti almeno 300 per venire. Ma saranno 300 metri allora. Senta, signora Ersilia, che altri lavori fa durante il giorno? Vado a lavorare nel campo, con bovi, vado a zappare, vado con le pecore, lavoro in cucina, nelle altre stanze, a mettere a posto tutti gli animali. E a che ora si alza la mattina? Alle 5, E a che ora va a dormire? alle 10. Però, è una bella tirata, eh? Mi dica un po', da quanti anni è sposata? Da 14? E ha sempre vissuto qui? Sì. E il viaggio di nozze dove l'ha fatto? Alle Convertoie. Dove? Qui a Convertoie non sono andata. Signora Ersilia, lei ha molti figli? 6? Ma ha tempo di occuparsi di loro? Poco. Senta, le dispiace se veniamo a conoscerli? No, volentieri. 6-7 volte al giorno, questo piccolo tragitto, che per alcune donne sarà più breve, per altre più lungo, è parte essenziale del lavoro di una mezzadra, la quale nel nucleo familiare assolve insieme al compito di provvedere alla casa e di lavorare la terra. I problemi quotidiani di una mezzadra sono quelli della casa in cui vive, la lontananza dai centri abitati, la rarefazione dei servizi quali l'acqua, la luce, i trasporti. Come madre di famiglia, inoltre, ha la responsabilità di mandare i figli a scuola e la scuola, in molti casi, non può essere vicina. Dai figli della mezzadra si esige il sacrificio di uno spostamento quotidiano per andare a scuola, oltre quello comune a tutti i loro coetanei, di imparare a scrivere e a far di conto. E questa è la maggiore preoccupazione, forse, della donna mezzadra, assai più che salire e scendere a prendere acqua. Dispersa durante il giorno, la famiglia si ritrova soltanto a sera, nella grande cucina. Ovviamente le patate. Giovanna, va, prendi pane e vino. Le voglio? Senta, signora, che cosa mangiate? Le patate? E oltre le patate? Oggi solo le patate. Senta, è tutta la sua famiglia questa qui? No, mi manca una bambina. E dove sta? A Cintoia. E che cosa fa a Cintoia? Lavora a Calamai. Ah, ho capito, è in fabbrica. E i bambini vanno tutti a scuola? Sì. Rosanna, tu che scuola fai? Elementari. Dillo più forte, non aver paura, su. Elementari. Senti, e che classe hai fatto? Quinta. La quinta, quindi adesso hai finito. Sì. E la scuola dove ce l'hai? Qui in casa. Hai la scuola in casa? Sì. Allora tu sei fortunata. Sì. Ma le altre bambine da dove vengono? Da lontano. Da molto lontano? Sì. Da quali paesi? Dalla Lona, dai Secoli, Santa Margherita, Sugami. Ah, ho capito. E tu, adesso che hai finito le scuole, che cosa farai? Non lo sai? Mm? Lascia stare, fratellino, lui non te lo può dire, è troppo piccolo. Lavorare nei campi. Ah, vai a lavorare nei campi anche tu. Sì. Hai visto che hai saputo rispondere? Andranno nei campi anche loro, purché richiamati dalla tentazione cittadina non cerchino di emigrare. Quelli che restano si dedicheranno alla terra. Per la donna che vive in città, abituata ad un diverso ritmo di vita, quella della mezzadra è un'esistenza monotona. Forse anche la signora Ersilia comincia ad accorgersene. Abbiamo provato a chiederle, non siete molto contenti? Poco contenti. La famiglia è numerosa. Siamo tanti a mangiare, pochi a lavorare. Il podere non rende per niente. Mi manca l'acqua, mi manca la luce. Non si può andare avanti così. E il suo marito che ne dice? Sì, la mia moglie ha ragione a dire che non siamo contenti. Qui è tanto è vero nel nostro paese, c'è tanti poderi abbandonati che nessuno ci vuole stare più. Manca luce, manca acqua, sicché siamo in un posto schiavo. In realtà vi sono disagi propri della condizione rurale, come le distanze, l'isolamento materiale e sociale, che possono essere alleviati, ma difficilmente cancellati. Nel campo dell'assistenza si è fatto qualcosa in favore della famiglia mezzadrile. Senta, signor Corrado, che assistenza avete per le La malattie? provvidenza sociale. Cioè, che cosa vi danno in particolare? Ci passano all'ospedale, il dottore a casa, se non c'è bisogno. Ma le medicine non ve le passano? No, all'ospedale le passano, ma a casa no.
Da un po' di tempo avete anche la pensione, però. Sì, oltre 65 anni dal 58. E i contributi chi li paga? Il padrone? Ma per ora li paga il proprietario, ma probabilmente vengano addebitati. E di questa pensione chi beneficia oltre lei? Io e la moglie. Senta, signora, senta, dove ha partorito lei? Qui a Convertoie, E questa località è molto lontana da qui? 2 chilometri. Ma ci sono dei mezzi per andarci? No, si va a piedi. E quando c'è qualcosa di urgente, non so, un infortunio, un parto, per esempio. Si prende un taxi e si paga. Ho capito. Signora Ersilia, lei ha già messo a letto i bambini? Sì, E adesso che cosa le rimane da fare? governare tutti gli animali. Poi ha finito? Sì, Finalmente. Senta, quanti anni ha lei? io ho 36. 36 anni, 6 figli, della terra da coltivare. Più o meno questa è la vita di una mezzadra. Una breve storia che termina qui.